Alfa e sono il direttore del Polo Culturale Le Clarisse. Il Polo fa parte della rete dei musei di Maremma e basa la sua attività sul quotidiano confronto multidisciplinare con altre istituzioni del territorio. Siamo molto legati in rete al Museo Archeologico e d'Arte della Maremma e al Museo di Storia Naturale. Ci troviamo all'interno della chiesa barocca dei Bigi, che rappresenta il cuore dell'istituzione, che è situato in un vecchio monastero, costruito alla fine del Cinquecento. Nel Seicento questo monastero diventa un monastero di clausura. L'Ottocento vede separarsi i destini della chiesa, che viene data in affidamento alla Congrega dei Bigi, dall'edificio conventuale, che invece viene affidato al vecchio ospedale. Il Novecento è il secolo del degrado maggiore. La chiesa viene chiusa al culto e l'edificio conventuale diventa praticamente una struttura in degrado tale da essere quasi accostata a un rudere. Qui nelle Clarisse era allestito lo studio di uno scultore che per l'appunto rappresentava il primo studio artistico presente a Grosseto. Lo scultore si chiamava Ivo Pacini. E il nipote dello scultore, che era Claudio Amerighi, noto pittore conosciuto in tutta la Maremma, si trasferì nelle Clarisse occupando l'ultimo piano di questo edificio e lì allestì il suo studio e la sua abitazione. Quindi negli anni 60 il convento delle Clarisse era abitato da scultori, pittori e animato da molti intellettuali, artisti, giovani figli dei fiori che frequentavano questo ambiente con continuità, organizzando feste, mostre e appuntamenti culturali. Fino a quando diventa proprietà del Comune di Grosseto, che prima destina gli ambienti alle funzioni di università e poi crea il Polo Culturale delle Clarisse. 20 anni fa l'antiquario Gianfranco Luzetti, di origine maremmana, aveva deciso di donare il suo patrimonio d'arte alla città. La vita di Gianfranco Luzetti è la vita di un protagonista, di un testimone del Novecento. Da giovanissimo ha subito la voglia di volare altrove. Difatti si trasferisce a Roma ed entra in contatto con il mondo dell'arte. Si appassiona al mondo dell'arte anche senza averne una competenza specifica, perché Gianfranco Luzetti non ha una formazione accademica nel mondo artistico, ma è trascinato da una grandissima passione. Quindi quando si trasferisce a Milano da militare continua a maturare questa passione che poi diventerà anche la sua professione. Continua a viaggiare nel mondo per un lavoro che non era legato al mondo dell'arte, ma a un certo punto decide di lasciare questo lavoro e vuole diventare un antiquario. Quindi apre un negozio prima in via Moroni e poi in via Monte Napoleone e inizia questa attività che subito lo vede protagonista a Milano. Comincia a viaggiare in tutta Europa per comprare dipinti e sculture. La sua missione era quella di portare in Italia le opere d'arte italiane che erano state spostate, trasferite all'estero, e comincia anche a affittare grandi ville per esporre il suo patrimonio e venderlo ai grandi collezionisti. Questa è la sua fortuna, quello di inaugurare una modalità di vendita del patrimonio completamente innovativa, esibendo agli altri i tesori invece di nasconderli. Quindi ha successo e questo successo lo porta a esaudire un desiderio, che è quello di tornare in Toscana. Si trasferisce a Firenze, acquista un edificio storico fiorentino accanto a Ponte Vecchio, un intero palazzo, e a piano terra di questo palazzo allestisce il suo studio negozio, che diventa punto di riferimento di storici dell'arte, di intellettuali, di direttori di museo. Non è soltanto un antiquario, un collezionista, ma è anche un promotore culturale, quindi organizza mostre importanti in tutta Italia, di arte e di antiquariato, e anche a Grosseto organizza mostre importanti. In questa circostanza matura l'idea di donare una parte del suo patrimonio alla sua città di origine. Io lavoravo come storico dell'arte a Roma, poi sono tornato nella mia città e ho lavorato con il Comune di Grosseto alla catalogazione e all'inventario del patrimonio d'arte del Comune. Il Comune di Grosseto mi mise anche in contatto con Gianfranco Luzetti e abbiamo trovato insieme, dopo tanto tempo, la soluzione a questa annosa vicenda. Il Museo Luzetti ha trovato il modo per ospitare una parte delle opere del patrimonio di Gianfranco Luzetti. L'elemento importante di questo accordo è anche quello legato
alla volontà di Gianfranco Luzetti in futuro di collegare questo museo alla sua casa fiorentina per realizzare una sorta di percorso comune. Quindi da una parte abbiamo in Clarisse un patrimonio d'arte moderna che deriva dal censimento di tutti i dipinti e le sculture che il comune aveva abbandonati negli uffici, e dall'altra abbiamo invece un museo che è realizzato con le opere di Gianfranco, che dopo 20 anni finalmente ha trovato una sede qui in città. Le collezioni del Polo Culturale Le Clarisse sono collezioni che ospitano anche dei capolavori, sia di arte moderna che di arte antica. Opere di Daniel Sperry, Niki de Sanfal, Gastone Novelli, Vasco Bendini, Mario Nanni, di Gian Bologna, di Rutilio Manetti, di Corrado Giaquinto, di Pier Dandini, quindi opere riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il nucleo della collezione esposta nel Museo Luzetti è un nucleo dedicato al Seicento fiorentino, quindi è un nucleo che rafforza anche l'identità di questo edificio. Questo è un edificio costruito dai Medici nel Seicento e il nucleo della collezione esposta è legata al barocco, quindi ha anche una forte valenza identitaria questa collezione. La mia prima attività a Grosseto era catalizzata sulla promozione dell'arte contemporanea e il fatto di essere poi diventato il direttore anche di un museo di arte antica non è un controsenso o una contraddizione, ma è assolutamente la conferma che anche l'arte antica rappresenta uno stimolo e una forte spinta a promuovere la contemporaneità. Attraverso l'identità, attraverso le radici, attraverso il passato si formano le basi per proiettare progetti nel futuro. Clarisse Arte, Museo Luzetti, Polo Culturale Le Clarisse sono in realtà un polo dedicato non soltanto alla conservazione, non soltanto alla custodia o alla divulgazione, ma anche alla ricerca e alla promozione dell'attività degli artisti sul territorio. Promuove manifestazioni che tendono a creare una dimensione nuova di creatività sul territorio. La più celebre forse è La città visibile. Fra le opere simbolo di questa collezione c'è l'opera collocata attualmente sull'altare maggiore della Chiesa dei Bigi. E questa è un'opera di Cigoli, una pietà che è ispirata alla pietà di Michelangelo e che è stata realizzata all'inizio del Seicento. Ha la sua collocazione nel luogo privilegiato del museo. Era prevista per essere collocata sull'altare maggiore un'altra opera, un'opera in collezione del Passignano, altro autore importante. Ma quando Gianfranco Luzetti, che ha curato direttamente l'allestimento, è venuto in chiesa, ha visto che l'opera del Passignano non era, a suo modo di vedere, adeguata a questa collocazione. Ha guardato bene la nicchia sopra l'altare e ha detto: portatemi il Cigoli, questo è il dipinto perfetto per quello spazio. E noi quando abbiamo fatto notare a Gianfranco che il Cigoli con la cornice era troppo grande per quella nicchia, lui ha detto: non vi preoccupate, togliete la cornice e vedrete che starà perfettamente sopra l'altare. E in effetti è entrata al millimetro e rappresenta forse oggi l'opera contestualizzata migliore all'interno dell'ordinamento. Il Polo Culturale Le Clarisse lavora anche molto sulla promozione dell'arte attraverso mostre temporanee, quindi non in deposito o in collezione permanente. Abbiamo organizzato in passato mostre di autori importanti, come per esempio Uliano Lucas, Moira Ricci, Emily Young, Omar Galliani, William Condon. Per quanto riguarda invece l'arte antica, abbiamo perfezionato un accordo con il collezionista e antiquario Gianfranco Luzetti per esporre ogni anno un grande capolavoro. Abbiamo inaugurato questo percorso quest'anno con un'opera inedita e bellissima, un tondo importante del Quattrocento rinascimentale che è attribuito a Botticelli e Bottega. L'anno prossimo invece, probabilmente, esporremo un'opera di Giovanni Bellini e fra 2 anni un'opera di Pinturicchio.
Quindi la nostra programmazione espositiva sarà una programmazione molto importante e di qualità, in grado di attrarre non soltanto studiosi ma anche molti turisti. Il Tondo di Botticelli in mostra è importante perché inedito, acquistato negli anni '80, non è mai stato esposto al pubblico. È un'opera in vasta parte autografa che rappresenta una scena particolare perché è una Madonna della Tenerezza, in cui il bambino abbraccia la Vergine e la bacia. Questo è un soggetto iconografico importante nel Rinascimento perché tende a valorizzare l'aspetto domestico, quotidiano, intimo del rapporto tra la Madonna e il bambino e quindi a stemperare quella che può essere una rigida sacralità troppo distante dai fedeli.